Sì. Oggi ho deciso che voglio perdere un po' di iscritti, perché ne ho un po' troppi effettivamente. Ma soprattutto voglio perdere un po' di iscritti idioti, perché effettivamente siete uno spreco di tempo e della mia vita. Perché sono stufo di bruciare il mio tempo a persone che si rifiutano deliberatamente di imparare qualcosa, che al tempo stesso credono di saperle quelle cose. E quindi oggi inauguro questa meravigliosa rubrica che si chiama Commenti del cazzo. O, se preferite, rispondo ai vostri commenti. Anche perché oggi la voglio inaugurare in modo divertente. Però se vi fa divertire e se l'idea vi piace, in questa rubrica intendo anche poi in video futuri prendere qualche commento interessante, non solo commenti idioti, ma anche commenti che possono dare spunto e possono essere utili per qualcun altro, e quindi dopo aver risposto ovviamente alla persona interessata, utilizzerò quel commento per farci un contenuto del genere e quindi quella risposta darla a tutti quelli che verranno a vedere il video e quindi può essere utile a molti altri. Ma oggi va così, oggi ci sono soltanto commenti del cazzo, quindi guardatelo fino alla fine. Disclaimer, ossia avviso molto importante: in questo video non vedrete nomi, non vedrete immagini di persone, quindi non farò riferimenti a persone dirette. Se riconoscete il vostro commento, non vi sentite offesi, perché l'obiettivo non è quello di offendervi, ma è anzi cercare di farvi capire un attimo intanto come scrivere un commento in maniera corretta, perché nel 99% dei casi non si capisce quello che volete dire, darvi una risposta magari più accurata e più approfondita, e soprattutto, raga, ridere un po'. Quindi fatevi una risata se riconoscete il vostro commento, e anzi continuate a commentare, perché comunque, come vedete, la risposta ve la do sotto il commento, vi rispondo sempre. Ma per oggi dai, ci facciamo una risata e vediamo subito il primo commento del cazzo. Ragazzi, questo è rientrato assolutamente, direi, fra i primi 3 commenti del cazzo che mi avete scritto, non solo nell'ultimo periodo, ma da sempre, praticamente. In questo video si parlava di PSVR 2 e della possibilità di collegarlo al PC, e avevo spiegato tutta una serie di cose, fra cui dicevo che gli utenti PC che non avessero avuto una scheda grafica con porta USB sarebbero stati esclusi dal poter utilizzare PSVR 2, perché PSVR 2 ha un cavo USB-C e quindi deve essere collegato a una porta USB-C, ma essendo una periferica video, quindi come se fosse un normalissimo monitor, deve essere collegato direttamente alla scheda grafica, e quindi se la scheda grafica non ha una porta USB-C, PSVR 2 non può essere collegato a questo PC, perché la porta deve essere sulla scheda grafica, non sulla scheda madre. E in questo caso l'utente mi scrive: perché mai dovrebbe essere collegato alla scheda video? Il Quest 3 dove lo connetti per farlo andare a cavo? A parte che nel video l'avevo già detto, ragazzi, non mi dite ma il Quest 3 lo colleghi al PC, quindi lo puoi fare anche con PSVR 2, perché nel video già l'avevo spiegato perché. Quest 3 è un visore standalone con un chip all'interno che può ricevere il flusso dati che dalla scheda grafica viaggia attraverso la scheda madre e quindi esce dalla porta USB della scheda madre. Il chip dentro il visore codifica, se vogliamo così dire, il flusso dati, perché attraverso il cavo viaggia compresso, quindi è un flusso dati compresso. Il chip nel visore lo decomprime e lo riproietta sugli schermi del visore. Ecco perché c'è una piccola latenza, cioè un piccolo ritardo tra quello che vedete voi nel visore e quello che si vede a schermo. Questa latenza col cavo è ridotta al minimo, ma c'è. Quest 3 può fare questa cosa perché dentro ha un chip, è come se fosse un piccolo computer che può acquisire il flusso dati compattato per decompattarlo e mostrarvelo sugli schermi. PSVR 2 non può farlo, perché PSVR 2 è come se fosse un Rift S o un Valve Index o un Reverb G2, cioè sono dei visori che però funzionano solo ed esclusivamente come una periferica di output video, quindi come se fossero un monitor, come se fossero un proiettore. Non hanno un chip all'interno che può fare questa operazione di decompattare il flusso dati ed elaborarlo, cioè vogliono
la sorgente video diretta. E questa cosa l'avevo già spiegata nel video. Quindi questo commento è doppiamente del cazzo. Primo, perché già mi stai venendo a chiedere una cosa che nel video avevo spiegato. Secondo, ragazzi, questo tizio ha fatto una cosa che si è meritato il titolo di pezzente della vita, e ci ho fatto anche uno short, perché un altro canale aveva fatto un video dove parlava di PSVR 2. Lui che cosa ha fatto? Ha scritto il commento all'altro canale ed è venuto a fare copia e incolla sul mio canale lasciando il nome dell'altro canale. Quindi il messaggio inizia: ciao, nome dell'altro canale, volevo dirti che bla bla bla, un muro di testo pieno di cazzate. Non solo mi fai perdere tempo perché ho dovuto rispiegarti più volte la stessa cosa, io ho il tempo per fare il video, risponderti, rispiegarti nuovamente le stesse cose che avevo già detto, quindi me lo potevo risparmiare. Io questo tempo l'ho perso. Tu, pezzente che non sei altro, ma pezzente della vita, stiamo parlando proprio di pezzente a livello di voler spendere tempo, voler spendere parole, non ti sei degnato neanche di cambiare il messaggio oppure scrivermene uno nuovo perché hai fatto copia e incolla dall'altro canale. Quindi in questo caso la risposta non te l'ho data, ti ho mandato a fare in culo e spero che tu già sia disiscritto dal mio canale. E quindi, ragazzi, se volete una risposta, quantomeno degnatevi di dedicarmi un pochino del vostro tempo scrivendomi un commento come si deve. Oh, ecco, questo è uno di quei commenti che vi dicevo qualche minuto fa, cioè questo non è tanto un commento del va bene, è un commento normalissimo che può essere utile ad altri, perché questa persona sta chiedendo se il Quest 3 può essere collegato alla PlayStation 5. Infatti dice: se qualcuno l'ha provato, come la resa visiva? Possibile giocarci godendo di una buona qualità visiva o netta differenza rispetto alla TV? Logicamente vale anche per quanto riguarda giochi su PC, se alla fine mi ritroverei a preferire giocarli su monitor. Allora, innanzitutto, il Quest 3 non può essere collegato alla PlayStation 5. PlayStation 5 ha solo PSVR 2 come visore. Non c'è modo di collegare il Quest 3 fisicamente alla PlayStation 5. Per tutti quelli che sotto questo commento poi mi sono venuti a rispondere: non è vero, si può giocare ai giochi PlayStation 5 col Quest 3. Alt! Qui c'è un problema di comprensione di quello che ha chiesto la persona. Non ha chiesto si può giocare ai giochi PS5 su Quest 3. No, la persona ha chiesto si può collegare Quest 3 al PlayStation 5? E la risposta è no. C'è un'applicazione su SideQuest che vi consente di utilizzare in qualche modo la funzione di gioco da remoto su PlayStation 5, ma vi consente di giocare i giochi flat, un po' come l'applicazione Xbox di Cloud Gaming, che vi consente di giocare a tutti i giochi del Game Pass Ultimate su Quest 3. Ma cosa andate a giocare? Andate a giocare giochi flat su uno schermo gigante davanti a voi col gamepad, quindi non è che potete giocare quei giochi in VR, nel senso che li potete guardare a 360 gradi. Avete sempre uno schermo grande davanti a voi e dovete giocare col gamepad. Quindi per guardarvi intorno dovete sempre utilizzare il gamepad, perché se vi guardate intorno distogliete lo sguardo dallo schermo gigante che avete davanti a voi. Poi l'utente aggiunge: logicamente vale anche per quanto riguarda giochi su PC, se alla fine mi ritroverei a giocarli su monitor. I giochi su PC, collegando il visore, qualsiasi visore, non solo queste tre, al PC, tu hai due possibilità: o giocare i giochi nativi VR, e quindi fai l'utilizzo del visore per il quale è previsto, cioè quindi giocare nativamente in realtà virtuale, oppure tramite la modalità big screen di Steam puoi fare una cosa simile a quella che dicevo prima, cioè avviare i giochi flat su uno schermo gigante. È come se tu fossi seduto all'interno di un cinema, davanti a te hai uno schermo gigante e lì partono i giochi flat, e in questo caso puoi giocarli o con mouse e tastiera, quindi devi stare davanti al mouse e tastiera con il visore sulla faccia, o altrimenti col gamepad. Ora ragazzi, se parliamo di Quest 3, come vi dicevo prima, il Quest 3 non è un visore PC nativo, non è collegato al PC tramite un cavo video, ma tramite un cavo dati, quindi c'è latenza innanzitutto, quindi un piccolo ritardo tra quello che fate voi sul gamepad o sul mouse, sulla tastiera, quello che è, e quello che poi vedete nel gioco. Quindi
Finché state giocando giochi in single player e non troppo frenetici, ancora ci siamo. Ma se andate a giocare a un Call of Duty Warzone, evitate di farlo perché dubito che riuscirete a mettere a segno anche un singolo colpo. È l'unico problema? No, c'è anche la perdita di qualità, perché non essendo collegato al computer tramite un collegamento video nativo, quindi tramite un cavo video, come Rift S o come Valve Index o come qualsiasi altro visore PC VR, c'è una compressione dell'immagine che poi deve essere decompressa dal visore, come vi dicevo prima. Tutto questo, in poche parole, in cosa si traduce? In una perdita di qualità. Perdita di qualità che appare ai vostri occhi come un effetto nebbia o un effetto nebuloso d'immagine, soprattutto nelle scene a distanza dove c'è molta profondità di campo. L'immagine diventa nebulosa e perde di nitidezza. Questo perché? Perché il flusso dati viaggia a un bitrate molto ma molto più basso rispetto a quello che viaggerebbe su un cavo video. Quindi 1, questo 3 non può essere collegato alla PlayStation 5. 2, tutto quello che non è VR io vi consiglio di giocarlo su un monitor normale. 1, perché mantenete la qualità. 2, perché ragazzi, se devo stare qui davanti mouse e tastiera, ma perché devo farlo con un visore sulla faccia quando qui davanti ho il monitor a 20 cm? Tanto vale, continuo a utilizzare il mio fidatissimo monitor. C'è una differenza tra sapere le cose e credere di saperle. Io stesso, quando devo dare una risposta e sono sicuro della risposta che sto per dare, non mi metto subito lì a scrivere, perché da quando io ho appreso quella cosa, magari è una cosa che ho conosciuto qualche mese fa, qualche anno fa, nel frattempo qualcosa potrebbe essere cambiato. Quindi io, quando vi scrivo una risposta, prima di scriverla, c'è uno studio dietro a quella risposta. Cioè, quantomeno, anche che sia semplicemente aprire una pagina internet e andarmi a informare per vedere se le informazioni che ho su quella cosa sono ancora valide o se è cambiato qualcosa. Per me è importantissimo dare informazioni corrette. Certo, potrebbe capitare anche a me di sbagliare ogni tanto, ma quantomeno mi metto sempre in dubbio, metto sempre me stesso in dubbio e vado a cercare le informazioni corrette, o quantomeno informazioni che dovrebbero essere corrette. Poi, se sbaglio, magari è perché ho trovato informazioni incorrette e quindi vi sto riportando quelle. Quando non sapete qualcosa, non scrivete niente. Quando credete di sapere qualcosa, ragazzi, informatevi se quella cosa che sapete è corretta, perché state venendo a scrivere nel mio cazzo di gruppo e se date delle informazioni scorrette, le persone poi non ricordano chi ha scritto quel commento. Quindi non ricorderanno: ah, ma Tizio Caio mi ha detto per PS5 esiste solo PSVR1. A parte che non ho capito cosa cazzo hai scritto, perché non hai utilizzato punteggiatura, non è scritto in modo corretto, quindi non si capisce, fortunatamente non si capisce quello che volevi dire. Ma le persone non ricorderanno che questo commento del cazzo l'hai scritto tu, ricorderanno che è stato scritto sul mio gruppo, quindi poi andranno in giro a dire: ah, ma questa informazione me l'ha data Ben nel suo gruppo. Quando non sapete le cose, chiudete la bocca, cazzo! Non scrivete! E se pensate di saperle, andate a informarvi prima. Verificate che le informazioni che avete siano corrette. Altrimenti, non scrivete, cazzo. Per PS5 esiste solo PSVR1. Assolutamente no. Per PS5 tu puoi utilizzare solo PSVR2. Non ci sono non c'è punteggiatura, quindi io non capisco il senso della frase. Per PS5 esiste solo PSVR1 per i vecchi giochi PS4 e PSVR2 per quelli usciti successivamente. Per PS5 solo PSVR1 per i vecchi giochi PS4 e PSVR2 quelli usciti successivamente. Cosa cazzo volevi dire? Che volevi dire? Per PS5 esiste solo PSVR1. Io so solo che questa è una grandissima cazzata. PSVR1 non puoi utilizzarlo su PS5, quindi sbagliato. Per PS5 c'è solo
PSVR 2. Questo utente mi scrive: c'è un metodo per scoprire se un gioco per Quest 2 è stato aggiornato graficamente per Quest 3? Sì, sul telefono oppure tramite computer sullo store dei giochi Quest c'è la sezione novità su Quest 3 oppure giochi con grafica migliorata. Se tu vai ad aprire quella sezione lì ti spuntano non tutti i giochi ma una enorme selezione di questi giochi con grafica migliorata e con mixed reality. Ci ho fatto anche un video, quindi andatelo a recuperare per sapere quali sono questi giochi. Altro commento incomprensibile, ragazzi. Scusami. Prego, non ti preoccupare, non ti devi scusare. Ma pagare la gente con una chiave di un gioco per far ammettere ai possessori di PSVR 2 che fa schifo. A parte che tutti questi puntini mi fanno sanguinare gli occhi. Anche i topi direbbero che ce l'hai con il PSVR. Ragazzi, ce l'hai. Guardate come ha scritto l'hai. L-A-I. Ce l'hai con il PSVR. Ancora, ce l'ho con PSVR. Ragazzi, io quando una cosa la critico non è per dargli addosso, per buttargli merda, ma è perché vorrei che fosse fatta bene. Avevo delle aspettative su quella cosa lì, ci sono rimasto male, essendoci dietro Sony e PlayStation, dei nomi importantissimi. PSVR 2 avrebbe potuto fare delle grandi cose, e invece ha fatto 3 giochi del cazzo. Dopo un anno lo stanno già abbandonando perché stanno facendo il supporto su PC, non hanno fatto assolutamente comunicazione, e quindi hanno messo in atto un vero e proprio suicidio commerciale. Quindi io non ce l'ho con PSVR, non c'è motivo per quale dovrei avercela io con PSVR. Sony poteva fare grandi cose per la VR, non le ha fatte. Gioco in VR da quando è uscito il primo visore Sony e grazie proprio a questo visore sono tornato a giocare con la Play. 4 virgole, così buttateli senza motivo. Col visore sei tornato a giocare con la Play in flat, ma poi perché grazie al visore sei tornato a giocare? Se non fosse uscito PSVR 2 non avrei mai preso la PS4? Ma perché con l'uscita di PSVR 2 hai preso la PS4? PSVR 2 non funziona con PS4. Ragazzi, io non lo so cosa cazzo scrivete. Forse avrei preso un Quest. Immagino che questo tizio sia un viaggiatore del tempo, perché dice: se uscisse un SP VR3 che non so cosa sia, con la futura PS6, questa persona sa già che sta uscendo PlayStation 6, e lo vendessero a 1.000 euro, lo comprerei anche solo per giocare a Re 9. Lui sa già che uscirà SP VR3 su PS6 con Re 9. Incredibile, ragazzi. Ma per quanto riguarda la compatibilità di PSVR 2 su PC non accadrà mai. Infatti entro quest'anno PSVR 2 sarà compatibile con PC. Tra parlare e scrivere c'è differenza. Non scrivete come se steste parlando. Una cosa è scrivere, nella scrittura vanno utilizzate le forme grammaticali corrette, vanno utilizzate le virgole, i punti, 2 punti, punto e V. La punteggiatura esiste. Usatela, perché se voi vi mettete a parlare oppure a dettare e poi escono fuori queste cagate, però questo non è frutto di dettatura, perché altrimenti non l'avresti aperta una parentesi che poi non hai mai chiuso. E questa è una cosa che mi dà fastidio, aprire le parentesi per non chiuderle mai. Dove cazzo si chiude questa parentesi? Calma. Usato dal 100% cariato con quello in dotazione, poi usato uno mio che avevo a casa con cavo sa 5 metri. E qui inizia lui a parlare, non a scrivere, poi inizia a parlare. Poi dico io: fate un caricatore almeno che sia USB tipo 3 e USB tipo C, non che mi fate tipo C tipo C. Mamma mia, perché? Perché io poi mi devo frullare il cervello a leggere queste cose qui? Cosa cazzo vuoi dire? Ma tu non è che sei costretto a utilizzare solo quel caricabatterie. Puoi comprare un caricabatterie con le uscite del cazzo che ti pare, l'importante è che abbia le stesse caratteristiche del caricabatterie originale. Sono stanco di spiegare sempre le stesse cose. Comunque non ha tenuto né carica, è scaricato dopo un'oretta e passa. Quel ne scritto così, ne si scrive con la E, con l'accento, cazzo. Scrivete da telefono, ma porca puttana, vi dà i suggerimenti del modo in cui si scrive correttamente. Quindi se voi scrivete ne e sotto vi suggerisce ne con l'accento, ci sarà un motivo. Pigiate quel cazzo di ne con l'accento. Madonna la... Volevo comprarlo, ma mi sa che lo lascio in vetrina. Ma sì, ma lascialo in vetrina, perché se hai difficoltà a scrivere, figurati quante difficoltà avrai a configurarlo. Molte cose sono scritte in inglese, quindi se non conosci l'italiano, figuriamoci l'inglese. E poi mi vieni a scassare il
tra i commenti del tipo come si fa questa cosa, come si fa quella cosa, come si caricano le batterie dei controller, robe che ho spiegato e rispiegato e puntualmente mi venite sempre a chiedere, a richiedere. È che il mio amico ha insistito a farmelo provare. Ragazzi, non fate provare i visori a nessuno, non glieli fate provare, soprattutto se sapete che sono dei tecnofobi e che hanno difficoltà con la tecnologia. Non gli fate provare un cazzo. Ditegli di continuare a utilizzare il telefono, la TV, il computer. Ditegli di comprarsi un dizionario. Ditegli di andarsi a fare un corso di italiano, cazzo. Poi si contraddice: volevo comprarlo ma mi so che lo lascio in vetrina. E poi scrive: non è male se non fosse giusto per un paio di cose. Ma allora, ci sono solo un paio di cose o lo vuoi lasciare in vetrina? Mamma mia, perché? Ragazzi, io questo commento non l'ho capito. PS4 ha venduto 100 milioni e ha venduto 1 milione di PSVR1. Ma non è vero. PSVR1 ne sono stati venduti 6 milioni. 6 milioni di unità ha venduto PSVR1. Da dove cazzo hai preso questo dato? PS5 ne ha venduti 800.000, ma ha venduto 50 milioni di PS5. Ha venduto 800.000, ma ha venduto 50... Ma ne ha venduti 800.000 o ha venduto 50 milioni? Che cazzo stai dicendo? Per me, se avessero fatto uscire PSVR2 con tutti i giochi PSVR1 compatibili più Astro Bot 2, Blood and True 2 e PSVR2 subito compatibile su PC, sarebbe andato molto meglio, ma non pubblicizza ad ogni state of play, danno 30 secondi di visibilità alla guerra. La punteggiatura! Ragazzi, poi anche lì, porca puttana, se non sapete l'inglese, non scrivete... prima andatevi a cercare su internet come si scrive Blood and Truth e lo scrivete corretto. Così, scrivendolo corretto, lo imparate. Conoscete anche la traduzione del titolo, così sapete cosa cazzo vuol dire Blood and Truth, che poi non significa un cazzo un titolo. Però imparate il significato di Blood e imparate il significato di Truth. Altro commento senza punteggiatura, quindi senza significato, senza una logica. L'unico scritto senza l'apostrofo, l'unico. Perché? L'unico cosa? L'unico maschile cosa? Femminile. Questo perché oggigiorno non si deve fare distinzione tra maschile e femminile, quindi inizi al maschile, finisci al femminile, così, giusto per l'equità di genere. L'unica cosa che può fare Sony ora è lanciarlo su PC e lanciare tutti i giochi PSVR 1 e 2 su PC, e se li giochi con PSVR 2 avrai tutte le impostazioni PSVR 2, quindi grilletto adattivi, grilletto 1 adattivi 2 o più, come succede con il DualSense su PC con le esclusive PS5. Ma il DualSense, a parte che cazzo è il DualSense, su PC con le esclusive PS5? Ma se sono esclusive PS5, come... Perché? Mi sento violentato io da questi commenti, mi credete? Allora, ciao a tutti, da ieri possessore del MetaQuest 3, quindi sto iniziando a conoscerlo. Benvenuto in famiglia. Volevo chiedervi, come posso vedere bene Now TV, dato che in streaming dal browser è inguardabile? Eurosport e Netflix invece, ok, grazie in anticipo. Cos'è questo? Che cos'è? È un monitor, cazzo! Fatto apposta per guardare quelle cose. Quest 3 è un dispositivo da gioco. Ragazzi, Quest 3 è una console che vi mettete sulla faccia. Perché fate ste stronzate di andarvi a vedere YouTube con Quest 3, Netflix con Quest 3? Cos'è? Eurosport su Quest 3? Ma buttati sul divano, su uno schermo, ti guardi le cose sullo schermo e poi, raga, poi succedono queste cose. Ah, ma perché si vede male? Perché non è fatto per fare queste cose. Questo è fantastico. Un utente mi scrive: ho notato che la ventola non gira più. A volte può capitare o perché si guasta la ventola, quindi il meccanismo proprio non funziona più, oppure perché il Quest 3, così come il Quest 2, essendo costruito in maniera molto ma molto compatta, basta un minimo corpo estraneo che si va a inserire da qualche parte tra i meccanismi della ventola e non la fa girare più perché la blocca. La soluzione più ovvia quale sarebbe? Aprire il visore e andare a vedere se la ventola in qualche modo è ostruita. Ma siccome l'apertura del visore sia del Quest 2 che del Quest 3 è un'operazione
molto complessa che vi sconsiglio di fare assolutamente, anche perché aprendolo invalidate la garanzia e in caso c'è qualche motivo per sostituirlo non ve lo sostituiscono più. Quello che ho sempre consigliato in passato e che ha funzionato moltissime volte è quello che continuo e continuerò a suggerire. Ho qualche bottarella sul visore, sulla parte frontale, perché la ventola si trova sotto il frontalino, quindi o qualche bottarella leggera sulla parte frontale del visore, o altrimenti, ragazzi, c'è un fantastico metodo che vi suggerisco di fare, non correte alcun rischio, andate sul vostro bel lettone, lo mettete a circa 20 cm di altezza e plop, lo lasciate cadere. Il visore cosa fa? Cade a peso morto, rimbalza sul materasso e quindi quella botta non è una botta dura come dare un colpo diretto sul visore, ma è una botta molto più ammortizzata, ma al tempo stesso è una botta bella intensa che va a smuovere un po' i componenti all'interno e quindi se la ventola è bloccata da qualcosa, magari gli fa fare quello scattino per farla sbloccare. E vi dirò, in passato l'ho suggerito e i commenti sotto ai miei video sono pieni di persone che mi ringraziano perché non hanno dovuto mandare in assistenza il visore per far ripartire la ventola. Ogni tanto capita qualche coglione che prova a screditare i consigli che danno gli altri, perché alla fine per qualcuno può sembrare una stronzata fare cadere il visore sul materasso, ma intanto io un consiglio l'ho dato e ho aiutato tante persone a non mandare il visore in assistenza o a sostituirlo. Invece i che ridono sempre per qualsiasi cosa e per qualsiasi motivo senza mai aver verificato se effettivamente la cosa che sta dicendo l'altra persona funziona oppure no, questi coglioni vengono a deridere le persone pubblicamente sotto i commenti. E questo qui, che io ho applicato la sua immagine perché quell'immagine lì è proprio lui, lo descrive. Scommetto che sei un tecnico, fallo cadere sul letto. Oddio, mi scappa troppo da ridere, ma che cazzo ridi? Io intanto, a parte che tecnico lo sono davvero, quindi non sai quello che faccio, e tecnico lo sono. Proprio perché sono tecnico e so quali sono i rischi che ci sono nell'aprire il visore, io prima di dirti mettiti un giravite in mano e smonta il visore, ti dico guarda, dai qualche bottarella sul visore, oppure prova a farlo cadere sul materasso, specificando occhio, tieni le mani pronte a prenderlo eventualmente se dovesse rimbalzare e cadere fuori dal letto. E ripeto, in tantissime occasioni la cosa ha funzionato. Quando è che non funziona? O se la ventola è proprio bloccata in modo definitivo, oppure si è rotto il meccanismo per qualche motivo e quindi la ventola non può girare più. Quest'utente poi nei commenti successivamente mi ha scritto ma io sono davvero tecnico. Perfetto, allora anziché fare il coglione e ridere, visto che sei tecnico, dai un suggerimento alla persona che sta chiedendo aiuto, anziché venire a ridere del mio commento come farebbe un coglione. C'è modo di sapere lo stato di salute della batteria? Come stai? Tutto bene? Sicuro? Ok. Sta bene. A volte non so se ci siete o se ci fate. Se ci siete, pazienza. Ma se ci fate, sappiate che io gioco molto per farvi ridere un po', faccio quello che si arrabbia, si indispettisce, ma non è che scrivendo un commento e scassandomi la tra i commenti riuscite realmente a farmi arrabbiare. Dico, sono ben altre le cose che mi fanno arrabbiare nella vita. Sicuramente non è un idiota che mi fa 10 volte la stessa domanda, anche perché io dopo la seconda volta che non capite quello che vi sto dicendo, io non vi rispondo più. Ed è inutile che provate a pubblicare 10 volte la stessa domanda sul gruppo, perché proprio per evitare lo spam, proprio per evitare gli scassaminchi, ho attivato l'approvazione dei post. Quindi se vedo 10 post uguali scritti dalla stessa persona, non solo non ve li pubblico, ma in più vi banno e vi mando a fanculo. Quindi non mettetevi lì adesso lo faccio arrabbiare e gli scrivo 10 volte la stessa cosa perché l'unica cosa che riuscite a guadagnare è il mio disprezzo nei vostri confronti e mi fate pensare che siete degli idioti. E poi fra l'altro dico, come vedete, ci facciamo due risate con i vostri commenti del cazzo. Nel particolare questa persona mi ha chiesto una cosa relativa alle batterie da inserire nei controller. Inizialmente mi chiedeva come vanno
ricaricate le batterie? E io ho risposto: il visore va caricato con il suo caricabatterie, mentre i controller sono a pile, cioè le pile sarebbero le batterie, ok? La persona poi mi ha scritto: posso usare le ricaricabili? Sì, sempre da 1.5 volt. Quindi sì, puoi usare le ricaricabili? Sì. Posso usare le ricaricabili? Sì, sempre da 1.5 volt. Discorso che penso che per il 99,9 periodico per cento delle persone normali in tutto l'universo possa concludersi qui. Posso usare le ricaricabili? Sì. In più ti ho dato l'informazione che le ricaricabili devono essere da 1.5 volt. Non contento di ciò, la persona continua. Le stilo, intendo. Addirittura è intervenuta anche un'altra persona che gli ha risposto: sì, le stilo, sì. E inoltre, nonostante un'altra persona avesse risposto, io ho aggiunto: sì, devono essere da 1.5. Quindi le stilo, intendo. Sì, devono essere da 1.5. Qui mi comincia a sorgere qualche dubbio, che diventa certezza nel momento in cui la persona in realtà vuole scassare la mia, farmi perdere tempo, perché dopo tutte queste risposte la persona mi scrive: ma devono essere AA o AAA? Perché sono certo che questa persona vuole soltanto scassare la min? Perché uno che non sa non mi viene a scrivere AA o AAA, perché già AA o AAA è un'informazione tecnica per quanto riguarda le batterie, perché uno che non conosce le batterie non sa neanche cosa significa. Semplicemente mi sarebbe venuto a scrivere: ma ci vogliono quelle più grosse o quelle più sottili? Invece mi scrive: ma ci vogliono AA o AAA? Quindi già sai la differenza. Eppure continui a fare sempre la stessa domanda. Quindi a questo punto io ho la certezza che sei un cagacazzo. E a questo punto non ho più risposto. Non contento, la persona mi scrive: mi rispondi per favore, ho bisogno del tuo supporto. No, tu hai bisogno di un vaffanculo. E infatti il mio gentile vaffanculo è stato: credo di averti già risposto, ma dimmi, qual è il problema? Per escludere qualsiasi dubbio, nel caso in cui qualcuno potesse dire: ma Ben, sei sicuro che effettivamente la persona non aveva le informazioni complete? La persona aveva le informazioni complete riguardo al caricabatterie e alle batterie ricaricabili, perché aveva preso una foto da Amazon con delle batterie ricaricabili e mi aveva scritto: queste vanno bene, vediamo se riesco a farvela vedere qui, eccola qui, queste vanno bene. E io sotto avevo messo il like. Cosa significa il like? Che mi hai scassato la però comunque ti voglio dire che sono giuste, che vanno bene. E la persona ancora: mi rispondi per favore? E inoltre insiste: che differenza c'è tra AA e AAA? Il gruppo su Facebook si chiama Meta Quest 3 Italia, non si chiama Google. A parte che se sai che esistono le AA e le AAA, come dicevo prima, già sai qual è la differenza. Ma per una roba del genere, dopo che mi hai scassato la con 20 commenti chiedendomi sempre la stessa cosa e io ti ho risposto, a questo punto, se davvero ci sei e non ci fai, nel senso, se davvero non sai qual è la differenza, fatti una cazzo di ricerca su Google, differenza tra AA e AAA, e scoprirai che la differenza è il formato, la dimensione, la forma. Le AAA sono più sottili. Però ragazzi, sveglia, Cioè, quando sono informazioncine che potete trovare voi stessi, anche per un vostro accrescimento personale, cioè non dipendete sempre dagli altri. Io le cose non le so in maniera innata, non mi vengono dal cielo per virtù dello Spirito Santo. Tutto quello che vi dico sono frutto di ricerche su internet che faccio, sono frutto di studi, anche passati, anche formazione professionale. Ci può stare magari che qualcosina in più la so, ma porca puttana, per sapere la differenza tra le AA e le AAA, porca vattelo a cercare su Google. Quindi, prima di andare avanti, sappiate che se venite a fare gli idioti, 1, non ricevete risposta, 2, raga, non ci perdo tempo. Vi rispondo una volta, vi rispondo forse massimo la seconda volta, la terza volta neanche vi rispondo più, e quando non vi rispondo significa che vi ho mandato a cagare. Non in tutti i casi, attenzione, ci sono dei casi in cui non vi rispondo o perché mi son perso la vostra domanda, non l'ho letta perché siete veramente tanti, sia sul canale che sul gruppo Facebook, oppure ragazzi perché non ho il tempo materialmente. Quindi non vi sto rispondendo perché vi ho mandato a cagare,
O perché non ho il tempo e mi sono perso la vostra risposta? Non lo saprete mai! Ragazzi, ho preso Pavlov. L'ho preso quasi solo perché è una recensione di... Recensione di chi? Dicevano che è uno dei giochi più giocati online del mondo, ma vedo le lobby sempre con pochissime persone. Strano. Ieri sera ho giocato un livello della seconda guerra mondiale, mi è piaciuto un sacco guidare il carro armato coi suoi comandi veri, ma eravamo 3 contro 3. È normale? Sì, è normale. Perché Pavlov adesso non lo gioca nessuno. Molto probabilmente questa recensione dove si dice che è uno dei giochi più giocati al mondo, molto probabilmente, come al solito, è frutto di un parere dato senza averlo giocato. E quindi tu dici, oh, è Pavlov, se ne parla, sicuramente ci saranno tante persone che lo giocano. No. Se fai le recensioni senza giocare ai giochi, succede questo, che poi le persone ti credono, comprano i giochi e se la pigliano in culo. Ok, grazie, ho preso Quest 3 da poco e la batteria mi dura 1 ora e mezzo, come se fosse poco. Che powerbank posso usare per farlo durare 6 ore? Ragazzi, è il 13 marzo, uscite cazzo, cominciano le belle giornate, fatevi una vita. Ma che cazzo di motivo avete di stare 6 ore in VR? 6 ore non le faccio neanche in flat davanti al computer. Comunque non esiste un powerbank che ti dà 6 ore di autonomia. Grazie a Dio per la vostra salute mentale, direi. E che spiritoso. Cioè tu, in un video dove presento accessori per Quest 3, mi vieni a fare la battutina Advanced Quest 3 Fair, come se io trattassi solo Quest 3, quando in realtà non è così. E inoltre meno male che c'è Quest 3, perché altrimenti non avrei un cazzo di cui parlare. Questo non è tanto un commento del cazzo, però rientra fra quelle richieste che io dico, ma... perché? L'utente qui mi chiedeva, ho problemi di latenza per fare questo, fare quello, in pratica cosa voleva fare? Lui, a quanto ho capito, ha 3 schermi sul computer e vuole fare il mirroring di tutti e 3 gli schermi nel visore per lavorare, produttività, lavorare col visore. Infatti, non avendo capito bene all'inizio cosa voleva fare, ho chiesto, l'uso che vuoi fare? Qual è? Cosa ci vuoi fare? Semplicemente fare il mirroring dei miei 3 schermi sul Quest e lavorare da lì, cosa che già faccio con le 4 app sopracitate perché mi aveva indicato il desktop e altre applicazioni, ma per un problema di latenza rendono il tutto troppo frustrante alle volte. A parte che la latenza può dipendere da tante cose, se ci stai lavorando in wifi per esempio, potrebbe dipendere che sulla rete, sulla LAN, sono collegati altri dispositivi, quindi io ti suggerisco di fare una rete dedicata solo per il Quest 3, dipende anche dal modem che stai utilizzando, dipende da quanto è distante il modem, però se ci stai lavorando al PC si suppone che tu il modem ce l'abbia nella stessa stanza, anche perché per esempio io ho problemi di latenza con Virtual Desktop o con le altre applicazioni che hai citato non l'ho mai riscontrato. Però ragazzi, quello che mi chiedo io, ripeto, come ho detto prima a quell'utente che chiedeva per guardare Netflix, per guardare Now TV eccetera eccetera, cioè se io comunque devo stare davanti al PC con mouse e tastiera e comunque gli schermi ce li ho a 20 cm. Raga, per quale motivo mi devo mettere il visore sulla testa e i 3 schermi che ho davanti devo vederli col visore sulla faccia? Ma per quale... perché vi inventate queste cose alla Cyberpunk? Wow, sto utilizzando il visore per guardare qualcosa che potrei guardare semplicemente togliendomelo. Io semplicemente... cioè fatelo, per carità, siete liberi di fare quello che volete. Ma voi avete speso 600 euro, perché sta roba qui costa 600 euro, per guardarci attraverso una cosa che avreste davanti agli occhi togliendolo il visore. Ma perché? È sprecato. Per un utilizzo del genere è sprecato. Sì, ok, ognuno con i suoi soldi ci fa quello che vuole, ma avete buttato 600 euro. Quanti monitor vi venivano con 600 euro, ragazzi? Che monitor per PC gigante vi veniva con 600 euro? Non vi offendete, non ve la prendete, sto facendo un discorso in generale, però non capisco questo volersi ostinare, questa moda, ecco, questa moda del vedere le serie TV, i film, la produttività. Questa moda è venuta fuori con Apple Vision Pro. Cioè voi avete cominciato a vedere i video di questi coglioni che vanno in giro a fare i mimi, il mimo, tiro la corda, col visore sulla faccia, apro la porta, scorro la parete, attenzione, vetro invisibile, oh oh.
Non c'è motivo di utilizzare un visore per fare queste cose. Ma siccome non avete 3.500 euro per utilizzare il Vision Pro, e allora avete buttato 600 euro per fare le stesse cose che alla fine potete fare col Vision Pro a un sesto del costo, per poi scoprire che, attenzione, c'è qualche problema. La latenza, la qualità. Dio creatore ci ha dato gli occhi. Utilizzateli, cazzo. Se io ho la cosa davanti a me a 20 centimetri, ma per quale motivo devo mettermi questo cazzo di coso sulla faccia? Deve essere un progresso la tecnologia, non deve essere un regresso. La qualità visiva degli occhi non la raggiunge nessuno di questi affari ancora. Quindi per quale motivo io devo ridurre la qualità visiva dei miei occhi guardando attraverso un visore? Una cosa che potrei guardare con i miei occhi. È possibile giocare ad Amazon Luna su Quest 3? La prima domanda che mi faccio è: perché dovresti giocarci su Quest 3? Amazon Luna è un nuovo servizio di cloud gaming, quindi se voi non avete un computer abbastanza performante, tramite Amazon Luna, un po' come Google Stadia o un po' come il Game Pass Ultimate, quello che vi consente di giocare in cloud gaming, ecco, Amazon Luna è un servizio così, in streaming vi fa giocare ai giochi, ma su PC o addirittura su qualsiasi TV, perché è un servizio che funziona anche tramite browser. Basta avere un qualsiasi pad Bluetooth o Wi-Fi e potete giocare ad Amazon Luna. Quindi su Quest ci potete giocare anche tramite il browser. Ma se io ho uno schermo o addirittura uno smart TV, quindi bello grande, cazzo, perché devo ficcarmi questo coso sulla faccia per fare una cosa che potrei fare miei occhi? Non ho dovuto pagare 600 euro per i miei occhi. E inoltre la qualità di quello che vedo coi miei occhi è superiore a questo affare qui. Non conoscendo Amazon Luna, rispondo: se funziona tramite browser potrebbe funzionare. Quindi apri una pagina del browser qui, fai l'accesso al tuo account Amazon Luna, colleghi un gamepad Bluetooth al visore, che questo di qui della Xbox funziona perfettamente, e puoi giocare Amazon Luna. Quindi se funziona tramite browser, e questa cosa l'ho scritta prima che sapessi come funzionava Amazon Luna, io lì per lì ti ho detto: se funziona tramite browser potrebbe funzionare. Tu ce l'hai Amazon Luna, quindi tu lo sai se funziona tramite browser. Io ti ho detto: se funziona tramite browser potrebbe funzionare. Ulteriore risposta dell'utente: e non si sa. Ma se l'avessi saputo, non te l'avrei già detto. Bene ragazzi, grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Io spero vi siate divertiti, vi siete fatti un po' di risate. Ho cominciato a raccogliere anche un po' di commenti utili, cioè di quelle richieste fatte da persone normali che hanno un senso, che potrebbero servire a tante altre persone. Quindi la prossima volta, nel prossimo video, se vi è piaciuto fatemelo sapere che ne farò altri. Ci saranno sempre dei commenti magari per farci due risate e vi ripeto, senza voler offendere nessuno, quindi non vi offendete, ma se vi offendete andatevene a fanculo. E quindi oltre a farci due risate ci saranno anche delle informazioni utili per tanti di voi, quindi continuate a seguire. Like, iscrizione, supportate il canale tramite il tasto super grazie, un occhio sempre ai link nel primo commento in descrizione per l'acquisto di queste 3 e altri visori VR su Amazon, link referral per ricevere 30 euro all'attivazione di un nuovo visore Meta, link al gruppo Telegram per comprare tutti i miei giochi Meta col 25% di sconto, e poi in descrizione tanti link per accessori delle migliori marche tipo Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover, lenti graduate VR Rock, e in più Aubica, new entry. Adesso ci sono anche i prodotti della Aubica. Utilizzando il link date una mano al canale, mentre utilizzando il codice coupon che trovate accanto al link ricevete lo sconto, e lo sconto funziona solo se utilizzate il link. Quindi continuate a scrivere i vostri commenti del cazzo e ci vediamo alla prossima. Un saluto Marmaglia.